Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e a un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi parliamo della pratica del grounding and centering e della sua importanza nella lettura dei tarocchi. A dopo. Dunque, oggi con questo nuovo episodio voglio parlare appunto della pratica del grounding and centering e di quanto sia importante per migliorare l'efficacia nella lettura dei tarocchi per principalmente due motivi. Da un lato permette di focalizzare l'attenzione nella lettura, soprattutto negli istanti prima della interpretazione delle carte, quando a volte i nostri pensieri vagano mentre mischiamo le carte e quindi non ci permette veramente di focalizzarci. Ed è un grosso errore perché poi le carte che scegliamo non sono quelle più appropriate per esprimere quello che sentiamo e soprattutto quello in cui la situazione in cui ci muoviamo. E poi il secondo motivo è che ci permette di non disperdere le nostre energie e quindi di non sentirci spossati e affaticati dopo la lettura, perché è effettivamente una azione, quella di leggere le carte, che può essere in alcuni momenti veramente faticosa a livello psicologico. Quindi, che cosa si intende effettivamente per grounding and centering? Sono due stadi, che a volte due pratiche in realtà, che vengono messe insieme e fatte una di seguito all'altra. Chi inizia col centering e chi inizia col grounding. Io personalmente inizio col grounding e si intende per grounding una pratica di pochi secondi, un minuto magari, di tipo meditativo fondamentalmente, che ci permette di ancorare le nostre energie alla terra e in questo modo la nostra mente non vola in giro durante la lettura dei tarocchi o in genere, ma anzi ci permette appunto di dare una risposta concreta al nostro consultante o a noi stessi, se facciamo per noi stessi, e comunque permette appunto di non avere la testa troppo tra le nuvole. Fatta diciamo in maniera costante, anche volendo a livello quotidiano, permette inoltre di essere più concreti nelle nostre azioni, meno sopra le righe, meno dispersi tra le nuvole, come a volte capita a chi è appassionato di questi argomenti un po' esoterici spirituali, perché poi ne parlerò in un altro video. Solitamente queste persone appassionate di questi temi hanno gli chakra alti molto attivati, mentre quelli bassi meno, e quindi tendono obiettivamente a sognare un po' con la testa durante il giorno. Questa pratica permette appunto di concretizzare le nostre idee con azioni pratiche. Quindi invece quella del centering è una pratica che ci permette di focalizzare le nostre energie e quindi la nostra attenzione, e quindi non sentirci appunto affaticati dopo la lettura. Come funzionano queste due pratiche? Beh, innanzitutto, come per il grounding, che si potrebbe tradurre come radicamento, ci dobbiamo sedere su una sedia, se possibile con la schiena abbastanza retta. Potreste anche mettervi sopra un divano con le gambe stese, però obiettivamente rimane più facile seduti. Se siete seduti, mettete i piedi ben appoggiati al pavimento, chiudete gli occhi, fate dei respiri profondi dal naso e poi fate uscire il respiro dalla bocca, così,
lo farei per tipo 5 volte, non in maniera frettolosa perché altrimenti rischiate la iperventilazione. Ehm, Questo vi permette di rilassare i muscoli. Una volta fatto questo 5 respiri, immaginate che dalle piante dei vostri piedi scendano delle grosse radici e che vadano giù attraverso il terreno, anche se siete se abitate in un appartamento va bene uguale, immaginate queste radici che scendono attraverso i vari piani, poi raggiungano la terra e si conficchino all'interno e continuino a scendere fino a raggiungere il centro della terra. Da lì troverete un magma di energia, appunto, chi la vede bianca, chi la vede rossa, dipende da voi, dalla vostra visualizzazione. E una volta che le radici si sono immerse in questo magma, estrapolano da questo magma appunto dell'energia, sarebbe l'energia della terra che risale le radici, quindi voi immaginate questo fluido che risale le radici attraverso le piante dei vostri piedi, sale verso le gambe, poi dalle gambe fino al busto e da lì fino al centro dove solitamente viene come dire, viene non mi viene in italiano, vabbè, insomma, viene accumulata in generale l'energia nel nostro corpo. Secondo alcune tradizioni questo punto è sotto l'ombelico, secondo altri è lungo lo chakra del cuore, quindi a questa altezza. Quindi voi immaginate questo fluido di energia, potete immaginarlo come un fluido anche colorato oppure semplicemente una luce bianca. Quando arrivate a questo centro che vi rimane, scegliete quello che vi rimane istintivamente più adeguato e mettete le mani sopra questo centro. Nel mio caso, per esempio, è il cuore. E immaginate appunto che questa energia che fluisce dalla terra, dal magma del centro della terra, attraverso le radici e poi le vostre gambe, si accumuli qui dentro. Questa è l'energia del grounding, la pratica del grounding, che permette appunto di ancorarvi, radicarvi all'energia della terra, che è un'energia che vi permette poi di utilizzare attraverso la lettura dei tarocchi e quindi non spostarvi una volta che l'avete terminata. Per quanto riguarda invece la fase successiva, che è quella del centering, voi fondamentalmente focalizzate l'attenzione su questo centro di energia e immaginate appunto che tutta l'energia attorno a voi, nelle vostre braccia, nel vostro corpo, ma anche attorno al vostro spazio vitale, si accumuli in questo centro. Potete immaginare questa energia come una polvere dorata, come un fluido, come una luce bianca oppure colorata, come vi rimane più spontaneo, e fate in modo appunto che si accumuli qui dentro. Una volta che l'avete fatto, potete raccogliere parte di questa energia nelle vostre mani, così, ponete le mani così, e fate questo movimento rotatorio come se avesse una palla, un palloncino di energia appunto tra le vostre mani. Dopodiché, se volete fare un'ulteriore operazione con questa energia che avete accumulato nelle vostre mani, prendete il mazzo di tarocchi e la trasferite sul mazzo. In questo modo state caricando il mazzo prima della lettura. Una volta finito, allontanate le mani e potete iniziare la vostra lettura.
Se invece non volete caricare il mazzo, semplicemente lasciate le mani qui e ponete attenzione appunto qui per riunire tutta l'energia in questo punto o nel punto sotto l'ombelico, e dopodiché quando vi sentite pronti potete rilassare il vostro corpo e liberare le mani e iniziare la lettura. Una volta finita la lettura è sempre bene fare il procedimento inverso, ovvero ricentrate l'attenzione e l'energia nel punto dove di solito sentite che si accumula, mettete di nuovo le mani su questo punto e fate sì che da questo punto ripercorra appunto la via inversa, e da questo punto scenda lungo il busto, scenda lungo le gambe, torni nelle radici verso il centro della terra, e poi dal centro della terra ritirate, immaginate che queste radici che partono dai vostri piedi si ritirino, risalghino attraverso la terra verso i vostri piedi. In questo modo vi siete separati dalla energia della terra. È una procedura psicologica anche, che però per chi studia le pratiche esoteriche, l'immaginazione è un veicolo, insieme all'intenzione, è un veicolo di energia. Quindi fondamentalmente se ci concentriamo, immaginiamo ponendo le emozioni necessarie e raggiungendo lo stato mentale giusto, effettivamente abbiamo dei riscontri reali, almeno a me capita così. Questa è una pratica molto importante perché permette appunto di migliorare l'efficacia della lettura delle carte. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande o delle curiosità sui tarocchi o volete dei chiarimenti su queste pratiche, vi prego di scriverle nei commenti del video, così che magari posso rispondere e magari anche fare un video sulle vostre curiosità o sui vostri dubbi. Se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i video successivi. Se invece volete contattarmi in privato, avete i contatti nell'info box del video. Grazie e a presto.